Che bello questo bar. Mi piace l'atmosfera. È pieno ma non caotico. Sì, è accogliente. Quelle luci sul soffitto danno proprio un senso di calore. E poi profuma di caffè appena fatto. Il mio paradiso. Il tuo vero carburante del mattino. Esatto. E tu invece, sempre fedele al cappuccino? Sì, ma solo se è denso come questo. Guarda che schiuma perfetta. In effetti è un capolavoro. E quel maglioncino giallo ti sta benissimo. Sembra fatto apposta per l'autunno. Grazie. Mi serviva un po' di colore con tutta questa pioggia degli ultimi giorni. Giusto. Io invece resto fedele alla mia felpa blu. Comoda e anonima. Però con i pantaloni neri facciamo coppia coordinata. È vero, senza nemmeno metterci d'accordo. Forse passiamo troppo tempo insieme. Può darsi, ma non mi lamento. Nemmeno io. Anche se a volte la mattina sei un po' lento a carburare. Ehi, dammi almeno il tempo di finire il cornetto. Lo sapevo, sempre il solito. Prima il cornetto, poi il mondo. Esatto, è la mia filosofia di vita. Dovrei scriverla su una maglietta. O sulla tua tazza da cappuccino, non parlarmi finché non ho finito il cornetto. Sarebbe perfetta per te. A parte gli scherzi, oggi che programmi hai dopo il lavoro? Pensavo di passare al mercato a comprare delle zucche. Mi è venuta voglia di vellutata. Ottima idea! Vuoi che ti accompagni? Volentieri. Così magari prendiamo anche qualcosa per cena. Affare fatto. Ma prima un altro cappuccino? No, se no resto sveglia tutta la notte. Allora, io lo prendo solo per te. Sei incorreggibile. Lo so, ma almeno sono costante. Ciao, sei arrivata da molto? No, solo da 5 minuti. Il traffico era terribile. Immaginavo. Qui a quest'ora è sempre così. Ti va di sederti fuori? Sì, se non fa troppo freddo. Mi piace l'aria fresca. Perfetto. Allora prendiamo quel tavolino all'angolo. Ottima scelta. Sembra tranquillo. Allora, finalmente ci conosciamo di persona. E sì, dopo tutti quei messaggi era ora. Mi sembrava di conoscerti già. Anche a me. Sei proprio come ti immaginavo. Forse un po' più sorridente. Ah sì? E tu più alto di quanto pensassi. Ti ringrazio. Vuoi qualcosa da bere? Un bicchiere di vino bianco, grazie. E tu? Prendo lo stesso. Così brindiamo all'inizio della serata. Brindiamo alla nostra prima uscita. Cin cin. Allora, raccontami, com'è andata la tua settimana? Piuttosto piana. Ho avuto un sacco di riunioni e poco tempo per me. Tu invece? Più tranquilla del solito, in realtà. Ho cercato di lasciare spazio a questo incontro. Oh, quindi ti sei preparato psicologicamente? Diciamo che ho solo cercato di non arrivare stressato. Ottimo piano. Io invece ho corso fino all'ultimo minuto. Però sembri molto rilassata adesso. Sì, mi sto già godendo la serata. Hai scelto un posto davvero carino. Sono contento ti piaccia. Ho pensato che fosse perfetto per chiacchierare senza troppo rumore. Esatto. Odio i locali dove non si sente la voce dell'altro. Quindi niente discoteca per noi. Ah, direi di no. Preferisco parlare, almeno all'inizio. Giusto? Poi magari balliamo la prossima volta. Forse, se mi convinci. Sfida accettata. Che giornata stupenda, guarda che cielo! Sì, sembra dipinto. E l'acqua è così trasparente che si vedono i pesci. Non pensavo che fosse così bello qui. Hai scelto benissimo. Ti avevo detto che questa spiaggia era perfetta. Niente caos, solo mare e silenzio. E un chiosco con granite buonissime. Ah, lo sapevo che avresti notato quello per primo. Beh, dopo un tuffo una granita è fondamentale. Hai già deciso quale gusto prendi oggi? Credo limone, classico. Tu invece sempre fragola? Ovviamente, tradizione estiva. Mi piace quando siamo in vacanza. Tutto sembra più leggero. Già. Niente orari, niente corse, solo noi due e il mare. Dovremmo farlo più spesso. Lo dico ogni anno, ma poi torniamo alla solita routine. Quest'anno però possiamo davvero organizzarci. Anche un fine settimana ogni tanto. Mi piace l'idea. Anche solo un paio di giorni fuori fanno miracoli. Guarda quella barca laggiù.
Ti piacerebbe fare un giro in mare domani? Forse sì, ma solo se il mare resta calmo come oggi. Promesso. Niente onde troppo alte. Allora affare fatto. Ma domani mattina dormiamo fino a tardi, ok? Va bene, niente sveglie, solo il rumore delle onde. E magari una colazione sulla terrazza, con vista sul mare. E un'altra granita? Ah, tu sì che sai goderti la vita. Hai visto la bolletta della luce di questo mese? Sì, l'ho appena aperta, è più alta del solito. Già, forse abbiamo esagerato con il riscaldamento la sera. Può darsi, ma con quel freddo non si resisteva. Lo so, però dobbiamo stare un po' più attenti. Le spese si stanno accumulando. Hai ragione. Tra affitto, luce, gas e spesa al supermercato non resta molto. A proposito di spesa, questa settimana potremmo evitare le cose superflue. Tipo i biscotti che compri sempre per colazione? Ehi, quelli sono indispensabili. Certo. Comunque potremmo fare una lista prima di andare al supermercato. Buona idea. Così evitiamo di comprare cose doppie. Esatto. E magari controlliamo anche le offerte online. Già. E potremo anche cambiare compagnia per internet. Quella attuale è cara. Ho visto una promozione interessante. Ne parliamo stasera dopo cena? Perfetto. E domani vado in banca a controllare il saldo del conto comune. Ti accompagno, così chiediamo anche informazioni su un conto risparmio. Buona idea. Sarebbe utile mettere da parte qualcosa ogni mese. Magari poco, ma con costanza. Esatto. Così la prossima estate possiamo permetterci un piccolo viaggio senza pensieri. Mi piace come pensi. Allora promesso, da oggi niente spese inutili. Neanche i biscotti? Uff, va bene, ma solo se li dividi con me. Affare fatto. Ehi Elena, hai un attimo? Volevo parlare del nostro anniversario che sta arrivando. Sì, certo. Ci stavo pensando anch'io. Cosa ti piacerebbe fare o regalare? Pensavo a un regalo speciale per te. Hai qualche idea in mente? Sai che adoro la nostra tradizione. Una cena romantica più un piccolo ricordo. Perfetto. Allora, per il ricordo stavo considerando un gioiello o magari un'esperienza insieme. Mi piace l'idea dell'esperienza, tipo un weekend fuori città? Esatto. E per il gioiello pensavo a un braccialetto con un ciondolo. Che ne pensi? Mi sembra una bellissima idea. Quale metallo preferiresti? Oro o argento? Pensavo all'argento, è più semplice e ti calza sempre. Sì, d'accordo. E magari con una piccola incisione, la data del nostro anniversario. Ottima proposta. Allora, cerchiamo insieme questa settimana, così lo prendiamo in tempo. Sì. E per il weekend dove ti piacerebbe andare? Montagna, lago o mare? Pagherei volentieri per un clima tranquillo, magari in montagna, però se troviamo un'attività al lago potrebbe essere perfetto. Ok, allora cerchiamo un agriturismo o una casetta vicino al lago. Bene. Quindi appuntamento subito dopo lavoro per cercare il braccialetto e poi domenica mattina guardiamo le soluzioni per la gita. Sì, perfetto. Mi hai già fatto sorridere. Non vedo l'ora. Neanche io. Sarà un anniversario indimenticabile. Ti amo. Ti amo anche io. Sai, ci pensavo proprio stamattina. Ormai passiamo quasi tutto il tempo insieme. È vero. A volte mi sembra di vivere già a casa tua, anche se ufficialmente non lo faccio. Già. E poi è diventato un po' complicato fare avanti e indietro con le valigie ogni settimana. Non ne parliamo. Il mio armadio è metà vuoto e metà da te. Quindi, che ne diresti se andassimo a vivere insieme? Oh, lo stai dicendo davvero? Sì, mi sembra il momento giusto. Stiamo bene insieme, ci conosciamo e sarebbe bello condividere ogni giorno. Mi piace l'idea, ma devo ammettere che un po' mi spaventa. È normale. Anche per me è un grande passo. Più che altro penso alle abitudini, agli spazi, alle piccole cose. Certo, ma possiamo organizzarci. Dividere le spese, scegliere insieme la casa e creare il nostro equilibrio. E il lavoro? Dovremmo trovarne una a metà strada. Ho già dato un'occhiata. C'è un appartamento carino vicino al parco, a 20 minuti da entrambi gli uffici. Davvero?
Guarda che sei stato più veloce di me. Lo so, ma volevo essere preparato nel caso dicessi di sì. Furbo. Va bene, andiamolo a vedere allora. Quindi, è un sì? È un sì, ma solo se prometti di non lasciare i calzini in giro. Affare fatto. E io chiedo che tu non occupi tutto il bagno. Quello sarà difficile, ma vedremo. Allora, direi che possiamo cominciare questa nuova avventura. Insieme.